Buonasera. Buonasera. Ma il fatto è che, te l'ho detto, Resident Evil lo sto giocando in teoria con un mio amico, capito? E quindi non voglio andare avanti più di tanto. Solo che lui c'è domenica e lunedì di solito. Poi sono troppo cotto per Resident Evil, ci ho dormito troppo poco. Ed insomma, non è il massimo. Vedi che spadiglio. I will take these injury reports to researcher Minave. Tanto non c'ho fretta, lo farò. Ora, Have you l'altra kept in volta touch with our friends stavo in per Lady fare i Esther's maghi. estate? Several bards will play for her tomorrow night. We will have names soon enough. Let us begin. Gioco più difficile? Dipende cosa intendi per difficile. Capito? Io ne ho giocati parecchi di giochi, gioco da quando c'era Play 1, quindi fate i due conti. Cioè, se intendi, dipende se intendi concettualmente o i tasti. Hola, com'è? Cioè, ce ne sono tanti di giochi difficili, soprattutto i giochi vecchi. Poi paradossalmente a volte i giochi più facili da capire. Ah, concettualmente, beh, Tomb Raider vecchi, sicuramente. Dragon Age Origins, il primo di questi qua era, se facevi le missioni secondarie dovevi leggere parecchi appunti, fare cose. Sicuramente Resident Evil 2 è difficile. Cioè, se non sei un videogiocatore un po' sul pezzo, se non sei un videogiocatore Resident Evil 2 non lo giochi, cioè non lo riesci a finire. Non c'è niente da fare. Un po'. A me piace moltissimo, io sono innamorato perso di uh, Civ 4 per dire. Civilization 4 secondo me è uno dei migliori giochi di sempre. C'è una marea di diplomazia e di cose tutte complicate da gestire. A me piace tantissimo. Però in realtà a livello di gameplay poi non ci ho giocato. A volte comunque i giochi più difficili da giocare sono anche i giochi più facili concettualmente, però poi se vuoi essere forte diventa difficile. Tipo due esempi su tutti, Call of Duty o
Rocket League, per dire, sono due giochi a cui tutti possono giocare, magari anche con risultati quasi discreti, però poi essere forte è un'altra cosa, capito? Cioè, per essere forte in quei giochi lì, per dire, devi essere forte, cioè, capito? Um, arrivo subito. Devo cercare una roba. Cazzo l'ho messo? Ora qua io l'altra volta ho cliccato i maghi e penso che farò i maghi, però voglio vedere cosa succede coi templari, per curiosità mia. Così non devo rifare una run intera per scoprirlo, cioè voglio solo vedere l'incipit. The Templars must help us close the breach. The Order was founded to fight magic. We must first convince the Lord Seeker to bring the Templars out of exile. We've received word from a knight recruit. They gather at Theronfall Redoubt. It has been vacant for decades. Why go there? We must approach the Lord Seeker again to get anywhere. We can ask him then. If we want the Templars to be useful, we need them under control. To lure them into obedience, we must become a more tempting ally. If it's status the Lord Seeker seeks, the Inquisition will approach him after allying with the noblest houses in Orlais. They'll come with us to Theronfall and demand the Templars' help close the breach. You believe that will work? Even the Lord Seeker would find it difficult to ignore so many nobles on his doorstep. Sesso con Yes. Cassandra. Especially when led by the Herald of Andraste. Ok. If it stops the sky from ripping open, I'm listening. Rumors you were saved from the fate by Andraste have grown legion among the Templars. We've done our part to encourage them. A herald with a few companions may be dismissed, easily set aside. That same herald returning with noble support will be reconsidered, as will the power of the Inquisition. Ok. If I have a growing reputation, we may as well use it. If it moves the Templars to question the Lord Seeker's orders, he may rethink his stance. With respect, after his appearance in Val Royeaux, hang what the Lord Seeker thinks. We do not need the Lord Seeker. We need his Templars, with or without his approval. The breach will not wait for our differences to settle. Tanto io so già che sceglierò i maghi, Several noble Credo. Orlesian houses will petition the Templars to help us stop Che the l'altra volta ho breach. provato a cliccarci, era molto più interessante. Sign nothing he offers. But his gossip's reliable. Poi in Dragon Age 1 I e hope he knows the 2 Lord Seeker's mood. ho The sempre Templars aiutato will i never maghi. help without his consent. Voglio solo vedere adesso di preciso se schiaccio dovrebbe succedere qualcosa. Quello dei maghi che succede è pazzesco. Vediamo cosa succede coi templari. Però poi penso che scelgo i maghi. Ma i templari a me piacciono di più come personaggio. Però io non so se tu conosci la lore però del gioco. Io tipo ho giocato Origins e il 2 e ho importato le scelte fatte in questo gioco. E in Origins il mio personaggio principale era un mago, perché era mega divertente da giocare da mago e mega palloso da giocare come guerriero. Origins. E sacrificai la vita per distruggere, per fermare il flagello. Nel 2, che c'è stato iniziato il casino tra maghi e templari, con Hawk ho scelto di aiutare i maghi, perché per come la vedo io
Cioè, voglio dire, i maghi sono ridotti in schiavitù. Sti cazzo di templari della chiesa. Quindi, boh. Vabbè, sì, è uguale tanto. The Herald of Andraste, Lord Esmerel Abernash, honored to participate. It is not unlike the second dispersal of the reclaimed Dales. Nothing. I'd heard a Trevelyan or two took up the cause there. The Lord Seeker is willing to hear our petition about closing the breach. A credit to our alliance with the Inquisition. Care to mark the moment? 10 Orlesian houses walk with you. Yes. Never before has anyone purchased such an inspiring veneer of kinship. Cassandra It's a sesso, grand day meno for sesso. genuine partnership and/or conditional servitude. Yes, yes, but I expect the Inquisition will still take the assistance. Tanto che voglio solo vedere il filmato, non dopo scelgo i Speaking of maghi. which, I don't suppose you'd divulge what finally got their attention. Rumor will, if you won't. What do you mean? The Lord Seeker won't meet us until he greets the Inquisition in person. Quite a surprise after the spat in Val Royaux. Ma infatti ho visto sul tuo profilo, è vero che suoni, ma sei un pazzo. Grandissimo. The Lord Seeker may not be singling the Inquisition out for praise, Lord Abernash. A meeting is a meeting. Get his ear. See if you can't bend it to do something advantageous. Here we are. Verinfall Redoubt. Oh, it screams. I hate fun and kick puppies, doesn't it? It appears they've sent someone to greet you. Present well. Everyone is a little tense for my liking. The Lord Seeker changed his mind about us rather quickly. Is he known for that? Perhaps he has a plan for us. Oh, bella Alessandro. Mi sa che comunque... Fatti vedere quando accendo Resident Evil, penso domenica, se tutto va bene. Alla prossima, bella. I present Knight Templar Sir Delrin Baris, second son of Banjevrin Baris of Verhelden. Sir Baris, may I be so honored as to present Lord Esmeralda Abernash? I'm the one who sent word to Cullen. He said the Inquisition works to close this breach in the Vale. I didn't think you'd bring such lofty company. Paris. Moderate holdings, your family. And the second son?
This promise of status has garnered interest from the Lord Seeker. Beyond sense. The sky burns with magic, but he ignores all calls to action until your friends arrive. Che ti è successo? No, come hai fatto? Come hai fatto, zio? Gravissimo. Pensa che invece io, sul mio personaggio, che ho portato avanti l'ultimo che ho fatto, che era il Dead is Dead, non sono mai morto. Stavo facendo la partita della vita. Ormai ero a livello folle, più di 50. Ma mi si è bloccata la quest principale, cioè c'è il solito bug di Alduin che mi era già successo. Ho provato in tutti i modi. Ah, ma quello a me non interessa, cioè non c'è sfida poi. Comunque ho detto, io volevo collezionare tutto in quella partita, ho detto dai, sono a buon punto. A sto punto vado a prendermi tutte le maschere del drago, queste cose qua, gli urli, tutto. Alduin buggato, alla ferita del tempo, quando leggo la pergamena. Quindi in poche parole non posso recuperare la maschera che c'è al dungeon di Alduin. E quindi a quel punto lì avevo mollato perché ho detto cazzo, ma io sto collezionando tutto nel castello, sto mettendo tutte le cosine in giro, collezionando tutte le cose uniche e poi mi si bugga lì, non posso avere una maschera, cioè mi son girati i coglioni e l'ho mollato. Ma non è una maschera, è... cioè... Allora, quella partita era un Dead is Dead, ok? E non ero più morto a quel punto, cioè non ero mai più morto, avevo fatto delle cose top, cioè nel senso avevo fatto alchimia insieme a incantamento, insieme a forgiatura, avevo creato un equipaggiamento della Madonna, una bella partita, però a quel punto stavo collezionando tutto, capito? Tutte le maschere, tutti gli urli, tutte le varie cose. Solo che il fatto che mi si blocca una maschera mi sta sul cazzo. Perché nel castello c'ho tutti quanti gli appoggini per le maschere, i manichini con la faccia del sacerdote del drago per mettere le maschere. E se quella lì è bloccata, mi ha rovinato tutto il castello. Cioè, tanto comunque morire era difficile che morivo ormai. Ormai avevo anche messo leggendaria. Però sto pensando, guarda, di giocare delle partite sopravvivenza, leggendaria, permadeath, Dead is Dead, per farmi del male da solo. Ovviamente è quasi impossibile, Però è divertente provarci, ci voglio provare a fare dal minuto 1 leggendaria sopravvivenza Dead is Dead e vedere se un personaggio è difficilissimo, quasi impossibile. Guarda, io ho giocato tanto, negli ultimi mesi c'è stato un periodo che ho giocato di brutto i Dead is Dead di Skyrim e giocavo solo a quello, un personaggio dopo l'altro. E ti dico, io sono mega veterano di Skyrim, mega. Eppure, anche solo giocando ad Ardua, non giocavo neanche a leggendaria, perché a leggendaria so già che i primi livelli ti arriva una freccia storta, una roba brutta, muori subito, cioè non è pensato per morire e non giocare più, è pensato per morire e dire ok, cambio tattica, muori, ok, provo quest'altro modo, muori, ok, provo a usare queste pozioni, cioè, capito? Comunque già ad Ardua i personaggi di Riff o di Raffa alla fine morivano, che sia per un combattimento un altro, un mago, una cosa, una caduta, troppe frecce, troppi nemici tutti insieme, finché sono riuscito a fare sto personaggio che non è mai morto, però ad Ardua, non a leggendaria. Will the Templars stand with the Inquisition against the breach? Only if we're allowed to leave and uphold our pledge.
The Lord Seeker's actions make no sense. He promised to restore the Order's honor, then marched us here to wait. Templars should know their duty, even when held from it. How refreshing to meet a Templar who remembers his charge. Win over the Lord Seeker, and every able-bodied knight will help the Inquisition seal the breach. That's why the Inquisition came, Sir Barris. I'd tell you your chances, but the officers are a mystery lately. We've been asked to accept much after that shameful display in Valroyo. Our truth changes on the hour. Don't keep your betters waiting, Barris. There's important work for those born to it. The Lord Seeker has a request. Tutto puoi livellare all'infinito in Skyrim da quando c'è la patch di leggere leggendarie un'abilità. These are the standards. An honored right, centered on the people, the Maker, and the Order. The Lord Seeker asks that you perform the rite, so he may see the order in which you honor them. What if I fail? Well, there's no correct answer. The ritual simply shows watchers who you are and what you value. We'd be honored, if that's what the Lord Seeker asks of the Inquisition. Not the Inquisition. The Lord Seeker changed everything to meet you. Not the Inquisition. You. By name. Why? I don't know. He's been fixated on you ever since your horde of nobles arrived. The Lord Seeker makes us shuffle flags around. Refuse! Let's meet the man already. Sono incuriosito da cos'è il rito. We'll complete the ritual as the Lord Seeker requests. When you've completed the rite, I'll take you to him. Once you finish the standards, the Lord Seeker will see you, Herald. Hang your own draperies, knight. We've business to conduct. What does the Lord Seeker want to see, Templar? The Herald's choice, Avalanche. Le bandiere in ordine di importanza? He's welcome. Standards are for Templars, not some upstart order. Il popolo è garantito che è al primo posto, guarda, come la vedo io. Mages and common folk alike. It's for their safety the order was formed. Andraste alla fine è un mito. Io non credo in Andast, io credo nel creatore. Quindi, templari. People first. I'll get behind that. It is an option that we appeal to. L'ho fatto. Che vuol dire? This is the one Andraste saved. If it's the Maker's will, so be it. Ma io ho detto che il secondo voglio i templari. Ecco. Traditionally, a participant in the rite now explains their choices to those assembled. No. Those are my choices. The rest is my own affair. It's rather not. I'll not be shut out of any explanation these clods understand, if we're bringing them to heel. I suppose those are your intentions. My intent is to deal with people who matter. You helmed louts are wasting the Inquisition's time, and my time. Unacceptable.
The Lord Seeker awaits you both. Follow me. Misty again. Cold. You're the one who said following the Lord Seeker. Cioè, anche perché tu ti chiami Giuseppe, giusto? O sbaglio? Livellare tutte le abilità è palloso. Tipo borseggiare. No knights. You've... Knight Captain. You were expecting the Lord Seeker. He sent me to die for you. Knight Captain, Lord Esmerel Abernash, honored. It is not unlike the second dispersal of the reclaimed Dales. No doubt rank puts you above such things. A pity more people don't understand that. This is the grand alliance the Inquisition offers. Sì, boh, a me a fine Skyrim piace, cioè, a fine Skyrim è il mio gioco preferito di sempre, quindi io non faccio testo, capito? Cioè, a me piace sempre. Solo che la mia pecca su Skyrim è che difficilmente supero il livello 50-60, perché tendenzialmente io mi annoio, nel senso che... Cioè, io ormai gioco da talmente tanto a Skyrim che io ormai in pratica ruolo sempre un personaggio su Skyrim, ok? Quindi è impossibile per me che io inizio a fare il guerriero e poi mi metto a livellare magia, per dire, o borseggiare. Quindi a un certo punto arrivo al massimo potenziale del mio personaggio, dopo un po' magari mi viene a noia e ne inizio uno nuovo, capito? Ma perché io di solito sono sempre fedele, se è un assassino, se non ruba, non ruba, se ruba, ruba, se è un guerriero, se è un mago, capito? Eccetera, eccetera. Dov'è il primo cercatore? Knight Captain Denham, I'm expected by the Lord Seeker. Where is he? Yes, let me also extend my hand to the gracious Lord Seeker. Knight Captain? The Lord Seeker had a plan, but the Herald ruined it by arriving with purpose. It sowed too much dissent. Knight Captain, I must know what's going on. You are all supposed to be changed. Now we must purge the questioning knights. For once, I agree with them. The Elder One is coming. No one will leave Clarenfall to his quindi sono in combutta il Magister dei maghi è in combutta con quello dei paladini, con sto cazzo di antico. Questo è interessante. Ma io voglio aiutare i maghi. Mi intriga molto di più la storia dei maghi. Mi do solo un pugno così a caso. Ha senso quello che sto facendo, fidatevi. L'avevo previsto di fare carica, perché se scegli uno non puoi vedere l'altro. Siccome io ho già visto i maghi, preferisco i maghi. Certo, comunque la challenge leggendaria sopravvivenza
leggendaria sopravvivenza Dead is Dead è quasi impossibile, lo ammetto. Potremmo ipotizzare, cioè mi piacerebbe inventare delle altre challenge su Skyrim, capito? Io sono un amante di queste puttanate, tipo le Nuzlocke di Pokémon, no? Non so se sai cos'è. E quindi Dead is Dead mi è piaciuto, però farlo leggendaria sopravvivenza, cioè l'obiettivo mio l'ho raggiunto, ovvero portare un personaggio a cioè far sopravvivere un personaggio, e ce l'ho fatta. L'ho portato sopra 50, non so che livello sono arrivato. L'ho reso praticamente imbattibile, praticamente immune alla magia. A un certo punto mi nerfavo da solo, non usavo la pietra del Lord per non essere immune. L'ho reso onnipotente. E... cioè non onnipotente, però fare tipo 500 di danni con la spada non mi era mai successo, capito? Perché non ero mai stato lì a fare la combo alchimia, forgiatura e incantamento tutto insieme. Cioè, più che altro alchimia non l'avevo mai fatto. No, fine gioco poni. Hai scelto l'unica cosa proprio che non farei mai. Tu pensa che anche quando gioco a leggendaria, quando c'è rissa, metto, metto basilare, perché è una follia. È una follia. Certo, se giocassi in modalità difficoltà normale e se si dovesse fare soltanto la main quest, si potrebbe fare, prendi un Khajiit e forse si può fare. Il problema è che a me mi si bugga Alduin certe volte, quindi è un po' un problema. Mi piacerebbe pensarne una figa da fare, diciamo. Io ho sempre scelto i maghi, sceglierò i maghi anche questa volta, cioè già lo sapevo. Modulo di puntamento 2 da usare. Cullen? Yes. Haven has limited space for our soldiers to train. Perhaps we could set up something over here. Ma certo. Forniamogli questi soldati. Non so, altre challenge... però a me Skyrim piace molto. Ci ho giocato davvero davvero tanto. Adesso scelgo i maghi, li scelgo per davvero. E qui si sceglie bene cosa rispondere. Tu non sai nulla di Dragon Age, vero Giuseppe? We don't have the manpower to take the castle. Either we find another way in, or give up this nonsense and go and get the Templars. Redcliffe is in the hands of a Magister. This cannot be allowed to stand. The letter from Alexius asked for the Herald of Andraste by name. It's an obvious trap. Certo che è una trappola. Allora... non ci capirai letteralmente un cazzo, mi sa. Se vuoi ti posso spiegare dopo, quando finisce la fase di chiacchierare
la mia tattica, diciamo, è un troiaio, c'è un sacco di roba da sapere, cioè. Comunque un GDR dove c'è tank, il mago e l'assassino e devi usare un party da 4, ma il gioco si basa tantissimo sulle decisioni, i discorsi, le cose da leggere e poi c'è tutta una parte profondissima anche di combattimenti, è super impegnativo. Comunque le decisioni che tu prendi plasmano proprio il mondo, c'è un GDR proprio top, top. Gentile da parte sua. Isn't that kind of him? What does Alexius say about me? He's so complimentary that we are certain he wants to kill you. Not this again. Redcliffe Castle is one of the most defensible fortresses in Ferelden. It has repelled thousands of assaults. If you go in there, you'll die. And we'll lose the only means we have of closing these rifts. I won't allow it. And if we don't even try to meet Alexius, we lose the mages and leave a hostile foreign power on our doorstep. Even if we could assault the keep, it would be for naught. An Orlesian Inquisition's army marching into Ferelden would provoke a war. Our hands are tied. The Magister has outplayed us. Sì, è uno, diciamo, un open world, sì, c'ha delle grossissime aree da esplorare liberamente. Ma pensa che è così pazzo questo gioco che io ho importato tramite un sito Dragon Age Keep le decisioni, le scelte che ho fatto in Dragon Age 1 e 2. Questo qui è il 3. We can't just give up. There has to be something we can do. We cannot accept defeat now. There must be a solution. L'Arle, il legittimo regnante. Where is the Earl of Redcliffe? I'm sure he'd help us get his castle back. After he was displaced, Arl Tegan rode straight for Dunrim to petition the Crown for help. I doubt he'll want our assistance once the Ferelden army lays siege to his castle. Wait. There is a secret passage into the castle, an escape route for the family. It's too narrow for our troops, but we could send agents through. Too risky. Those agents will be discovered well before they reach the Magister. That's why we need a distraction. Perhaps the envoy Alexius wants so badly. Focus their attention on Trevelyan, while we take out the Tevinters. It's risky, but it could work. Fortunately, you'll have help. This man says he has information about the Magister and his methods, Commander. Your spies will never get past Alexius's magic without my help. So if you're going after him, I'm coming along. The plan puts you in the most danger. We can't in good conscience order you to do this. We can still go after the Templars if you'd rather not play the bait. It's up to you. Confermo, confermo. Comunque ci sarebbe una valanga di cose da dire. Cioè, c'è una lore gigantesca, c'è questo mondo, il Tedas, che c'ha diversi. È un po' come Skyrim, che sai che Skyrim c'è Tamriel, c'è Skyrim, c'è Cyrodiil, c'è Morrowind, no? Qui invece c'è il Ferelden, che sono tipo una specie di terra di mezzo del Signore degli Anelli. Poi delle città-stato di cui non ricordo il nome, poi c'è il Tevinter e poi c'è il Orlé, che è dove sono i nobili, che è Val Royeaux, la capitale. Insomma, è un puttanaio, c'è la chiesa, i templari, ci sarebbe un sacco di cose da sapere. Comunque ci sono. La cosa più interessante è che i maghi in questo gioco
per usare la magia devono trarre praticamente entrare in contatto col mondo dell'oblio, e in questo oblio ci sono i demoni. Quindi che succede? Che se un mago non è abbastanza preparato, cade preda di un demone e diventa un abominio. Quindi cosa si è deciso? Che c'è questa chiesa, che è un po' come se fosse la nostra chiesa, con una papessa, e in pratica i maghi sono stati costretti in passato a vivere nei circoli dove potevano fare la loro magia, però dovevano stare lì reclusi in questi circoli, e i templari sono i soldati della chiesa incaricati di sorvegliare i maghi. E questa è la cosa più sugosa da sapere, perché dopodiché poi beh, ci sono i nani, gli elfi, gli umani e i chinari. Gli umani sono quelli più diffusi e che controllano un po' il mondo. I nani sono minatori, vivono sottoterra, hanno tutta una loro roba. E gli elfi invece sono di due tipi: o sono diciamo di solito schiavi di certi umani dell'Orleo, questi posti qua, oppure sono gli elfi Dalish, che sono un po' come gli indiani d'America, cioè vivono nei boschi e sono i clan per i cazzi loro, seguono le antiche usanze. E poi ci sono i quinari, che sono dei tipi grossi con le corna, che anche loro hanno uno stato a parte, sono molto, seguono una disciplina rigida del loro esercito, della loro religione. Beh, che è successo in Dragon Age Origins? C'è stato il flagello, quindi in pratica delle bestie paragonabili agli orchi di Signore degli Anelli. Ci sono questi prole oscura, e questi prole oscura sono un po' come gli orchi del Signore degli Anelli, no? Che più che del Signore degli Anelli come nell'Hobbit, cioè che sono un po' random, nel senso che non hanno un unico capo, un unico scopo, però sono malvagi. E finché arriva questo arcidemone, che è un drago, che è un demone che prende tipo possesso di un drago, una roba del genere, diventa l'arcidemone. L'arcidemone guida i prole oscure, e si crea un flagello. Quindi in Dragon Age Origins c'è il flagello, cioè tutto il mondo è minacciato da questi prole oscura che invadono letteralmente i posti, e il tuo scopo è quello di unire tutti i popoli, i nani, gli umani, gli elfi, per combattere i prole oscure e porre fine al flagello. E tu sei un custode grigio, e i custodi grigi sono quelli. È un po' diverso, sì, è un po' diverso. Perché in Skyrim non c'è una razza malvagia, tra virgolette, no? Tipo, ci sono i Daugr o i Dremora, ma non sono una razza. I Daugr sono non morti, i Dremora sono dei lord, sono dei scagnozzi dei Daedra, degli dei. Invece qua c'è proprio questi prole oscura, sono proprio mostri malvagi. E morale, alla fine tu riesci a ammazzare l'arcidemone e batti il flagello. Nel 2 invece semplicemente sei in una città dove tutto ha origine questa scissione tra, cioè inizia una guerra tra maghi e templari, perché i maghi si ribellano, ok, a questo gioco della chiesa dei templari, e i templari praticamente si staccano dalla chiesa, e quindi inizia una guerra per conto loro tra maghi e templari. E a questo punto arrivi al terzo gioco, dove si crea nel cielo uno squarcio da dove escono i demoni. Però tutto questo succede eh, mentre c'è sempre questa guerra tra maghi e templari. Quindi tu vai in giro, ci sono sempre battaglie tra maghi e templari, robe così. Cose così. Intanto mi ha invitato al party il mio amico, intanto gli dico cosa c'è, poi torno. Hello? Là, com'è? Tutto bene? Sto bene. Sì, sì, grazie. Cioè, più o meno in realtà, perché un po' fa un male il boia alla gamba, vabbè.
dietro una che 4 mi ha detto No. sì, perché oggi e domani comunque stando a casa, domani quando sto a casa da lavoro, vaffanculo, visto che tanto ho già fatto un sacco di sbatti questa settimana, Hai fatto bene. posso concedere qualche ora di fuoco. Infatti insomma se vuoi potremmo fare un rocchetto, Ma io ho iniziato adesso qua. Ho iniziato da... Sì, da 40 minuti, ma non ho fatto ancora niente. Sto per sentire adesso tutto un mega discorso. La croquet... c'ho neanche tanta voglia, guarda. monto tutte cose. Ah, ho capito. Dai, magari adesso devo sentire un sacco di discorsi. Dopo magari quando devo menare, nel caso rientro nel party, va bene? Ok, allora dopo, Bella bella. bella bella, a dopo. Ok, qua è importante. Quindi mo noi andiamo a parlare con un magister, che sarebbe un nobile, che questo magister sta sfruttando abilmente tutto questo casino tra i maghi e i templari e, e lui praticamente sta usando i maghi per i suoi scopi. Abbiamo scoperto in realtà che lui fa parte di una setta dei venatori e ci vuole fare una trappola forse per farci fuori. È ossessionato da noi e, e si sospetta che ci sia lui dietro lo squarcio nel cielo dove escono i demoni. Alla fine si scopre che c'è questo antico di mezzo. È un cazzo, è... Ah, perché noi siamo l'araldo di Andraste, che praticamente quando c'è stata quell'esplosione che si è creato lo squarcio ci è venuto sulla mano un potere che siamo gli unici in grado di chiudere questi squarci dai quali escono i demoni, al momento. Doria me lo devo accollare, quindi farò così. Poi ti spiego la parte del combattimento che è interessante. Solo che adesso non avrò il mio party, già lo so. Veniamo spediti nel passato, tipo un casino adesso succede. Però normalmente usi 4 giocatori insieme, cioè 4 personaggi, il tuo main più altri 3 aiutanti. Però questo è un GDR vecchio stampo, cioè come combatti quasi a turni. Si può scegliere praticamente, mettendo in pausa il gioco con la visuale tattica. Announce us. The Magister's invitation was for Master Trevelyan alone. The others must wait here. Questo personaggio l'ho fatto io, Connor. Loro vengono con me, ovviamente. Where I go, they go. Noi sappiamo che è una trappola, ma dobbiamo usare noi come diversivo per fare irruzione al castello. My Lord Magister, the agents of the Inquisition have arrived. My friend, it's so good to see you again. And your associates, of course. I'm sure we can work out some arrangement that is equitable to all parties. Are we mages to have no voice in deciding our fate? Fiona, you would not have turned your followers over to my care if you did not trust me with their lives.
Come se emanaste fiducia. Of course she trusts you, Alexius. I'm sure lots of people put their lives in your hands. You have one of those faces. Yes, the Magisterium tells me that so often. Shall we begin our talks? The Inquisition needs mages to close the breach, and I have them. So, what shall you offer in exchange? Questi giochi BioWare di Dragon Age cambia tutto in base a, capito, cioè tutte le scelte che fai cambiano sempre qualcosa, capito? Un macello, eh. Ora, noi qua sappiamo che ci vuole far fuori, che è una trappola e che lui fa parte di questi venatori. Lui ci dice, vi do i maghi per chiudere il varco, cosa offri in cambio? Tra l'altro quando ho provato gli ho detto questa qua. Però vorrei sentire forse un'altra risposta. No, facciamo questa che era bella. Actually, I hoped you could tell me about these venatori I'm hearing so much about. Now, where could you have heard that name? I told him. Felix, what have you done? Questo è suo figlio. E lo ha fatto perché è preoccupato per lui. Your son is concerned that you're involved in something terrible. So speaks the thief. Do you think you can turn my son against me? You walk into my stronghold with your stolen mark, a gift you don't even understand, and think you're in control. You're nothing but a mistake. Cosa sarebbe dovuto succedere invece, visto che io sono un errore e non capisco il marchio? If I'm a mistake, what exactly was the breach supposed to accomplish? It was to be a triumphant moment for the Elder One. For this world. L'antico. Father, listen to yourself. Do you know what you sound like? He sounds exactly like the sort of villainous cliché everyone expects us to be. Dorian, I gave you a chance to be a part of this. You turned me down. The Elder One has power you would not believe. He will raise the Imperium from its own ashes. Chi cazzo è l'antico? That's who you serve. The one who killed the Divine. Is he a mage? Soon he will become a god. He will make the world bow to mages once more. We will rule from the Boric Ocean to the frozen seas. You can't involve my people in this. Alexius, this is exactly what you and I talked about never wanting to happen. Why would you support this? Stop it, Father. Give up the Venatori. Let the Southern Mages fight the breach, and let's go home. No. It's the only way, Felix. He can save you. Save me? There is a way. The Elder One promised, if I undo the mistake at the temple. I'm going to die. You need to accept that. Seize them, Venatori. Figlio malato. The Elder One demands this man's life. Your men are dead, Alexius. You are a mistake. You
for heaven's sake. Blood of the Elder One. Where'd they come from? Ora ti devo dire due robe sul combattimento. Oh Vitto, e allora? Intanto bisogna mettere i perk a questo qua, perché lui è un personaggio nuovo, è totalmente blind, non è ancora specializzato in nessuna scuola di magia, quindi Solas è già spirito, è tutto full spirito, quindi anche se barriera probabilmente è buono. E allora, Vito? Comunque, in poche parole, tu devi comandare il tuo personaggio, in questo caso è lui, e anche l'altro. Ora, come vedi, ci sono anche delle tattiche, delle azioni che fa l'altro, che puoi decidere se metterla preferita, attiva preferita o disattivata. E le azioni sono roba che fanno, tipo non usano più magie sotto una soglia, tot soglia di vigore, seguire o difendere qualcuno, quando smettere di usare le pozioni, e la soglia di salute dopo la quale, se scendi sotto la quale, lui userà una pozione automaticamente. E la mia tattica al momento è... Ah, non si può vedere manco l'inventario, certo. Io sono un guerriero sparma a due mani. Questo vuol dire che non ho spada e scudo. Ah, ci sono due meccaniche fondamentali in questo gioco. Non ci sono magie di cura. Si può solo usare la pozione. E cosa c'è però? C'è la guardia. Per esempio l'urlo di guerra mi dà 20% di guardia per nemico. La guardia è una barra che va di fianco alla vita, una barra di ferro, e i nemici prima di cominciare a ferirti devono rompere tutta la guardia. E tu quando aumenti un po' di guardia rimane fissa, quindi se uso l'urlo di guerra e c'è due nemici, mettiamo caso, di fianco a me, io metterò il 40% della guardia, e poi quella guardia rimane lì. Se i nemici non mi fanno nessun danno, per dire, io a fine combattimento avrò quella barra lì di guardia, eccetera, e così via. Se ce l'ho tutta, ce l'avrò tutta, se ne ho zero, ne ho zero. E ovviamente si può migliorare in tanti modi. Per esempio io ho anche il bonus alla guardia massima e restituisco il 50% dei danni che subisco, e in più c'ho che per i 10 secondi dopo che io faccio l'urlo di guerra ho il 200% di bonus armatura. E questo è il lato difensivo. Il resto ho messo questo per potermi muovere più agilmente, ma perché semplicemente questa è una catena che tirata ai nemici, questa è una cosa abbastanza inutile, e questa è la rotolatina. Siccome io volevo la rotolatina, li ho sbloccati. Io volevo solo la rotolatina. Poi c'ho blocca e taglia, che tu pari, ti metti in parata consumando vigore, quando arriva il colpo lo pari e restituisci il colpo, e l'avversario va a terra di solito.
quando succede questa cosa. A quel punto entra in gioco pugno, colpo possente, che quando l'avversario è già che fa un bel danno, fa una bella botta con lo spadone, e quando l'avversario però è già a terra, fa un ulteriore bonus di altri 200%, vedi? Tutto questo però con cosa? Tutto questo con... Vedi che forza è 38, che è una follia. Forza determina l'attacco dei guerrieri. E anche i danni alla guardia. E ce l'ho qua scritto sul foglietto. Io ho un'armatura e un'arma che mi danno un botto di forza extra, ok? Quindi in pratica faccio molto male. In più ho un anello, che è l'anello del colpo possente migliorato. Quindi quando io uso il colpo possente fa ancora un 30% in più di danno. Quindi la tattica mia si basa... A parte che ora non ho il mio gruppo, ora c'ho solo lui. Però il mio gruppo normalmente c'è Solas, che usa magia di spirito e fa questa barriera. E infatti la barriera, quella era la guardia, quella di prima, quella dell'urlo. Questa è la barriera. I maghi sono in grado di metterti una barriera magica e finché c'è questa barriera che cala, loro non ti fanno danno. Quindi loro, se tu hai un mago che ti spama barriera e ti metti della guardia, prima che iniziano a ferirti devono rompere prima la barriera e poi tutta la guardia e poi ti fanno danno. E con l'altro mago che ora non ho fatto tutto questo ramo, quindi barriera super top in vari modi, rigenerazione del mana, resuscita quando uno è morto, dissolvo le magie e quando lo faccio succedeva qualcos'altro che mi dava la rigenerazione barriera, per dire robe del genere, riducevo la minaccia dai nemici, perché cosa importantissima, l'urlo di guerra aggra tutti, è proprio un gioco di ruolo classico, no? Quindi il guerriero o il tank possono usare l'abilità che aggra tutti, però in questo caso mi aumenta anche la guardia. Invece il mago il contrario, il mago ha una passiva che riduce la minaccia del 50, l'aggro. Ora però lui penso che lo farò gelo. Penso che gli metterò comunque barriera, o forse non lo so. Penso che lo farò gelo comunque. Perché lo faccio in modo che posso usarlo anch'io, perché la mia altra scelta dopo il guerriero era fare questo mago qua. Stretta invernale. Ah, perché non me lo fa fare? Oh. Ma forse devo fare prima questo combattimento. Oh, dov'è il vigore? Perché non avevo vigore? Interesting. It's probably not what Alexius intended. The rift must have moved us to what? The closest confluence of arcane energy? The last thing I remember, we were in the castle hall. Let's see. If we're still in the castle, it isn't. Oh,
Of course, it's not simply where, it's when. Alexius used the amulet as a focus. It moved us through time. Moved us through time? Can that even be done? Normally, I would say no. Obviously, Alexius has taken his research to exciting new heights. We've seen his temporal rifts before. This time, we simply passed through one. Let's look around, see where the rift took us. Then we can figure out how to get back. If we can. What was Alexius trying to do? I believe his original plan was to remove you from time completely. If that happened, you would never have been at the Temple of Sacred Ashes or mangled his Elder One's plan. I think your surprise in the castle hall made him reckless. He tossed us into the rift before he was ready. I countered it. The magic went wild, and here we are. Make sense? It just seems so insane. I don't even want to think about what this will do to the fabric of the world. We didn't travel through time so much as punch a hole through it and toss it into the privy. But don't worry. I'm here. I'll protect you. Guarda, vedremo. There were others in the hall. Could they have been drawn through the rift? I doubt it was large enough to bring the whole room through. Alexius wouldn't risk catching himself or Felix in it. They're probably still where and when we left them. In some sense, anyway. Alexius mentioned an Elder One in the hall. Do you know who he was talking about? Leader of the Venatori, I suspect. Some magister aspiring to godhood. It's the same old tune. Let's play with magic we don't understand. It will make us incredibly powerful. Evidently, it doesn't matter if you rip apart the fabric of time in the process. Okay. Then let's go. I'm right behind you. Come vedi lo spadone che ho mi dà più 9 di forza, che è un botto. E forza dà più attacco per quanto riguarda i guerrieri e più danno alla guardia. Di armatura c'ho questa che mi sono sempre craftato io, che dà più 8 di forza, quindi si basa tutto sull'attacco, capito, sto personaggio. Un elmo. Di accessori l'amuleto del colpo possente, l'anello del colpo possente appunto, 30% più danno. Un anello dello sbilanciamento che è una merda, ma non avevo altro. Come collana più 2 forza, anche qua. E come cintura più 50 di salute. Ora il povero, come cazzo si chiama? Dorian, invece c'ha della merda addosso. Oh, bastone ignio. Ma gli posso dare questo, per dire. Però il problema è come buildare Dorian. Penso che lo farò del gelo, perché mi piace del gelo.
Quindi io arriverei a bufera. Anche se in realtà del giro avrei voluto farlo io, però forse come supporter che gioca da solo, a parte che posso usarlo, gestirlo io, Ma sì, allora. Volontà più 3 e volontà più attacco di tutti più difesa magica. Bene. Qui tra muro e mina preferisco la mina. Armatura ghiaccio e bufera. Bufera la voglio sostenere, quindi facciamo così. Poi le mine multiple, 2 punti, o faccio barriera più questo, però barriera senza migliorare, io miglioro stretta invernale quasi quasi, faccio passo dell'oblio, anche se non ha molto senso farlo. Comincio a applicare sta roba. Si guarda, non faccio passo dell'oblio, faccio la barriera. E questo qua. Con tattiche. Cazzo, devo pisciare però. Siccome comunque è modalità difficile, perché io ho scelto difficoltà difficile, siamo solo in 2, quindi è brutta storia. Io non sono un tank e lui non è un full healer, un full barriera, uno di quelli forti come Solas che ti fa diventare un carro armato. Io ti dico, disattivo tutto. E lo uso io. Stretta invernale può andare bene su quadrato. Mina la mettiamo sull'R1, tanto lo uso di meno. Barriera sul triangolo ci può stare e bufera sul cerchio.
Ah, ho fatto le mine multiple però. Ok, interessante. Ah, giusto. Diamogli l'ira di Lovas. Si becca anche più 4 magia, più 4 volontà, fa danni da freddo che sono più adeguati. Vediamo se ho qualcosina anche da mettergli su. Da coprire capo avventuriero va bene. Ho solo la giubba. Ah no, questa ce l'ho già addosso. Ah, purtroppo non ho corazze da dargli. Perché in questo gioco devi buildare tutti, non devi buildare solo te. Con le mode delle armature, gli oggetti rari, craftare, scegliere i perk. No, devi mettere i perk e le armature e le armi per tutti. Quindi è un troiaio. Vediamo come funziona buffere un attimo. Poi la faccio qui davanti a noi. Osti. E continua a consumare mana. Consuma mana, consuma mana, consuma mana. Finché io faccio cerchio e finisce la bufera. Capito? Invece le mine multiple. Ah, lui si sta dentro la bufera anche l'armatura di ghiaccio, giusto? Le mine multiple. Ah, ma non decide di dove metterle, scusa. Davanti a te. Non posso mirare. Questa è un'inculata, eh. Vedi, armatura di ghiaccio. Niente più armatura. Armatura di ghiaccio, che sono vicino al ghiaccio. Ok. Poi c'è anche l'altra da esplorare però. Andiamo prima di là, magari più breve. Alexius has made a dreadful mess of this place. No, penso sia anche questa grossa. It was covered in the tackiest carvings of wolves and dogs I'd ever seen. This is not an improvement. Ah sì, finisce qua invece. Ok. Ottimo che sono andato di qui allora. Questo proprio alla Skyrim. 2 vie, una che ti porta a un bottino e una che continui. Quando in un gioco c'è un bivio, questa è una regola che vale per tutti i GDR. Se in un GDR c'è un bivio, imbrocchi una strada, bene, è quella giusta? Ok, torna indietro. Questa regola è d'oro, raga. È la strada giusta? Torna indietro. Vai prima all'altra. Cioè, capito? Qui c'è. Cazzo. E di qua? Ah, ecco, infatti. Vedi? Stessa regola, capito? La strada è giusta, sì. Torna indietro. Perché probabilmente l'altra strada era corta. Andraste blessed me, Andraste blessed me.
My tears are my sins, my sins, my sins. Andraste guide me, Andraste guide me. Allora, in pratica lui ci ha mandato avanti nel tempo o indietro nel tempo. Quindi il mondo è cambiato in questa linea temporale. E in questo momento evidentemente ci sono i maghi in gabbia. E quello lì è l'Irium rosso, quello lì. Fa impazzire. Oh, grazie. Bella, bella Giuseppe, buonanotte. Buonanotte. Scorre tempo. Fermo. Dunque ti direi... si è un po' buggata la visuale tattica, ok. Direi che tu attacchi lui col congelamento rapido. Ora tu mi farai una barriera. A me. Più la guardia che ho appena preso. Ok. Molto bene. Questo fanatico venatore ci è andato addosso. Cazzo, potevo fare però lo scatto dell'oblio, vero? Quindi noi che facciamo? Lanciamo la mina. Non ha funzionato. E lui come un coglione ha lasciato... perché ho le tattiche le ho sbagliate. Forse devo atomizzarlo. Si è congelato. Bufera. Boom. Ops. Ah, ma c'è una mappa. Ok, ho fatto tutto giusto per ora, anche perché adesso l'altra porta era di là. Qua ci sono solo celle e finish, quindi andiamo dritti. Di qua, no? Sì. Quattro volontà. Questa magica. Dov'è? Ah, eccolo, dell'inquisitore. Quattro volontà in realtà
Più attacco. Tutti. Più difesa, ma no, questo me lo metto io. Questo avevo già provato questo cappello quando avevo fatto l'elfo, avevo iniziato il gioco tanto tempo fa. Tanto 23 non è un cazzo di salute massima. Dirò di più, questo è anche ignorante da vedere. Fammelo vedere. Perché ho la faccia nera e i capelli bianchi? No, vabbè, che troiaio. Perché? Assolutamente no. Grazie a Dio che esiste questa opzione. Nascondi elmo. Grazie. Assolutamente no. Ai ai ai, eccola qua. You're alive. I saw you disappear into the rift. Allora, Fiona siete voi? È una domanda stupida. È Fiona, tecnicamente. Il lirium cresce in voi? Questo lo vedo anch'io che c'è del lirium rosso che gli sbuca da terra. Cosa vi è successo? I don't understand. What's happened to you? Red Miriam. It's a disease. The longer you're near it, eventually you become this. Then they mine your corpse for more. Oh, Can you tell us the date? It's very important. Successo? Harvest Mir. 942 Dragon. 942? Then we've missed an entire year. Dobbiamo tornare indietro nel tempo. We have to get out of here. Go back in time. Please, stop this from happening. Alexius serves the Elder One, more powerful than the Maker. No one challenges him and lives. That Magister's going to regret he didn't just kill me. Our only hope is to find the amulet that Alexius used to send us here. If it still exists, I can use it to reopen the rift at the exact spot we left. Maybe. Good. I said, maybe. It might also turn us into paste. You must try. Your spy master, Leliana. She is here. Find her. Quickly. Before the Elder One learns you're here. Red lyrium is an infection. Maker, why is it coming out of the walls? Are you sure you want to find out?
the light shall lead her safely through the paths of this world and into the next. For she who trusts in the Maker, fire is her water. Oh mio Dio, guarda Cassandra com'è ridotta. Questa linea temporale. You've returned to us. Can it be? Has Andraste given us another chance? Maker, forgive me. I failed you. I failed everyone. The end must truly be upon us if the dead return to life. I'm not back from the dead, Cassandra. I just got... Well, this is hard to explain. I was there. The Magister obliterated you with a gesture. Alexius sent us forward in time. If we find him, we may be able to return to the present. Go back in time. Then, can you make it so that none of this ever took place? Sì, ma se torna anche Cassandra con noi c'è un doppione di Cassandra e si crea un paradosso. If Dorian is right and can actually reverse the spell, then yes. Alexius is master. After you died, we could not stop the Elder One from rising. Empress Celine was murdered. The army that swept in afterwards, it was a horde of demons. Nothing stopped them. Nothing. I should have been there to help you. You're here now. Adesso c'è Cassandra pazza. Perfetto, così almeno non smetti di farti questa domanda. We saw you die. The spell Alexius cast displaced us in time. We just got here, so to speak. Can you reverse the process? You could return and obviate the events of the last year. It may not be too late. I'm glad you understood what he just said, because I'm not sure I did. You would think such understanding would stop me from making such terrible mistakes. You would be wrong. This world is an abomination. It must never come to pass. We'll have to go up. I've heard the guards saying that Alexius barricaded himself in the throne room.
Questa sta andando. Perché si è fermata la tempesta? Oh, Vito. Perché? E dopo che la piglio cosa faccio? Cazzo. Tu non devi seguire me, tu devi fare quel cazzo che ti dico io. Ancora non mantiene la bufera, no, vabbè. Cazzo, siamo finiti. Io non ho salvato, in tutto questo non ho salvato. If this madness is to be undone, we must focus on Alexius. Come un coglione non ho salvato. C'è qualcosa da cambiare. Vediamo se da solo la fa bene la bufera, speriamo. Perché mi sono curato così bene? Devo salvare.
va, dovevo portarmi il ladro. Pure qua. Dura di cazzo. Dai, ma che gioco da bambini. Ma come scorte ripristinate? Ma me lo dicevi prima, usavo le pozioni, ma vaffanculo. Quindi ora non posso più ripristinarle. Pensate, che inculata. Roba bella si trova qui. There is no maker. The Elder One has taken all that is his and will soon rule from his city. Ma perché devo essere insultato? Ma come una pausa? Ho parlato con la chat per un'ora? Ho iniziato adesso a menare, minchia. Adesso vengo. Se poi non capisco più niente. There is no god but the Elder One. The Maker is dead. Bravo con la bufera, bravo. Ammazzatelo. Come è possibile? May she find peace at the Maker's side. Questa è tanta roba.
No, dopo magari vengo, Vito. Adesso sentirei solo il casino di voi che parlate dei telefilm e sinceramente non c'ho voglia. Cioè, questo è un gioco dove devi seguire, cioè se no è un casino. Questo è ottimo. How did Trevelyan know of the sacrifice at the temple? Answer! Never. Non so. Questa è l'Eliana. Vabbè, ti entro a salutare intanto che rollo una bomba, poi... Entro a salutare. Però metti in pausa un attimo. Ah, ma stai male, è una cosa che fa troppo ridere. Oh! Visto, sono venuto a salutarti. Ma sì, dai che ci fumiamo una bomba, ci salutiamo. Sì, no, metti in pausa un attimo perché è troppo difficile da seguire chiacchierando sto gioco, capito? Ma lo so, ma se ci sbadigliati, non è che dico adesso si sta andando in musica con noi, poi tornerà a passare il mostro. No, ma io sbadiglio perché non dormo un cazzo a volte, perché... tanto per... Ecco il mondo visione, Duda. Sì, 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 ovviamente. Il mondo visione. In tutto l'universo. Te l'ha fatto vedere Vito quella roba di... Stavo raccontando adesso. Ah, Sto parlando, sto parlando. guarda, guarda. Io ho visto solo il primo episodio, però... È tutto un fotomontaggio che fa straridere. Ma perché poi c'è il trailer, no? Però il trailer ti spoilerà un sacco di roba. Non va bene. Io ti dico che nella quarta puntata all'ultima, io mi sono commosso, no? Follia. Infatti c'è la scelta. Beh, ma perché ci sono gli attori veri, no? Che quindi... Sì, fa strarire. Ma no, ma c'è nella seconda puntata c'è tipo Dino Banfi che va con la moto per Vabbè, anche come finisce... A me è piaciuto un sacco anche come finisce la prima puntata, che c'è Don Matteo che si erge tipo sulla collina, come se fosse il Signore degli Anelli, no? Con la telecamera da dietro che si allontana con Pikachu sulla spalla. le altre puntate è totale, totale. Poi c'è una che lui, cioè Dino Banfi, invece che conversa con quella che si chiama Capitan Barbarossa di Jack Sparrow. Ah, oddio. Andiamo a giocare a bridge sotto il Luca. Ma che bridge? Al massimo una scopa liscia, uno scopone scientifico, un burraco. Io lo faccio io. E poi c'è Gianni Savastano, dico poi, cioè che Sì, nella prima puntata mi ha fatto straridere quella scena. Che c'è Harry Potter che dice finalmente qualcosa, bravo, e lui dice: Che cazzo ti ha detto di parlare? Tipo, Harry Potter si prende male. No, quello è stato. cazzo da detto? Devo darsi, sì. E poi in tutto ciò il cattivo della situazione è Barbiere. Ah, sì, l'ho visto, sì, che non so chi sia, ma. È il barbaro. Che hai presente che è Barbiere? Io no, però l'ho visto nella puntata. Barbiero è uno storico che faceva le puntate con Piero Angela e che racconta sempre, lui è un appassionato delle guerre antiche, no? Ah. Però lui sì, guerre medievali, però lui quando ne racconta ride di più, perché esagera. E allora c'è Barbiero il signor professore Barbero, sì, uno schiarito, però Sì, uno di quelli che spara mille cazzate. nella serie è uno che fa il cattivo della sfida, ammazza tutti. No, sta male. Poi mi dice che c'è le scene che sta ammazzando. Ah, dice no, quella non me la racconto perché fa strarire la sfida. No, infatti non me la raccontare. Comunque si chiama Storyland, una roba così.
storyline, sì. La squadra di merda. E loro sono stati geniali perché praticamente loro hanno tirato fuori il video, no? Trailer. E poi dal trailer loro dicevano, ah, se volete che noi tiriamo fuori la serie, tutte le puntate, fate delle donazioni e se volete diteci anche che personaggi volete seguire, tutti i testi, cose. No, bellissimo, tagliano, cioè, gli fanno un taglio tutti, proprio, perché... Sì, ma guardati la scena, anche solo la scena dell'inizio è la migliore, quella che c'è, così che... Ma senti cosa dice Darth Vader? Ma la cosa bella anche delle parlavanti del più che è tutto fatto senza la intelligenza artificiale. E quindi cioè, è proprio fatto bene, nonostante non sia fatto con la IA. Eh beh, La IA mi fa è solo un, come si dice, prendere una frase di un attore a caso e metterla, unirle, e combinarle bene, diciamo, tra di loro. però non so se ti hai visto se cosa sta roba chat GPT che esce ultimamente. Sì, no, no. Sta chat GPT terra. No, è vero, malvagio. No, dai, bellissimo. Ma scusa, ma come fanno per i diritti d'autore? Cioè, per i diritti d'immagine, tipo, fa un casino. No, non ci sono quelli su YouTube, non ne frega un cazzo. Anzi, gli fai pubblicità. È come quelli che portano i giochi. Non è che loro sono più che contenti che Come porti. funziona per la musica, invece? La musica invece ce la SIAE. La musica ce la SIAE di solito, sì. Però anche il cinema è Sky, Sì, ma su YouTube questa cosa non vale tanto perché fanno vedere, ci sono milioni di video che fanno vedere un pezzo di film e dice Ma io volendo posso fare un video e metterci sotto la musica che voglio, senza che nessuno rompa i coglioni. la musica se è più vecchia di tanti anni non c'è più la SIAE. Se invece è più recente, è C'è contemporanea. un limite di pochi secondi, una roba del genere, non ci sono queste robe qua. io mi ricordo che quando facevo dei video di cazzo ragazzo, mica avevano tolti su YouTube perché era troppo criminale. E io ho un tizio che seguo, Roberto versus the World, lui mette i pezzi delle canzoni vere così Ma proprio dipende da, penso da che cosa tu stai usando. Cioè, per dire, a me mi sono arrivati gli avvisi su YouTube che ne so, giocavo a Skyrim, mi diceva questo coso c'è il copyright, però hai tipo il permesso, cioè non c'è problema, tipo, hai tipo il permesso di, cioè in poche parole, se quello lì del copyright è d'accordo, se per caso vieni notato che tu stai facendo quella cosa, capito? A quel punto lui però, cioè, ognuno aveva la sua politica, se mandare o non mandare. Perché io mi ricordo che invece c'era una storia di Meta, quella che era Meta, a meta, poi che Meta praticamente bloccava le dirette, cioè se faceva una diretta e magari c'era la Rai, passava un pezzo, faceva una diretta. Sì, guarda, non mi parlare di faccia libro che sono mesi che mi tiene bloccato. E pensa a che lì, ma in maniera però ufficiosa, cioè, capito? Il profilo è lì ma non posso usarlo. Ma pensa come, ma poi pensa a che livello sono arrivato, perché già quel non profilo. so perché è spammato. No, no, Facebook perché dico semplicemente parlo di cose troppo scomode e mi bloccano, è ovvio. Io lo uso solo per quello Facebook, per parlare di robe scomode, di scie chimiche, cose varie, governo mondiale, illuminati, e quindi mi bloccano. L'altro profilo non lo... Infatti, adesso ultimamente già quel profilo l'avevo fatto con un escamotage, perché io dal mio computer non riuscivo ad aprirlo. Adesso ho riprovato a prendere un telefono di un'altra persona, fare dal suo telefono un'email, aprire una pagina Facebook lui, poi ho usato io per accedere a Facebook, accedi ma cambio, e ho messo quell'email e la password dice non me la fa fare lo stesso, capito? Non mi fa accedere. In nessun modo, capito? Che infame. Come Red, presente Red? E ti ricordi Vitto, io ho rigiocato adesso Metal Gear 2, è scioccante come predicta tutto Metal Gear 2, cioè come Kojima sapeva delle cose nel 2002,
Perché oltre che parlare quando il presidente proprio a un certo punto fa un discorso tipo di 20 minuti, mezz'ora, che parla dei Patriots, che parla praticamente di questa setta che controlla il presidente, controlla tutto, no? E già quella è una. E poi alla fine che la IA impazzisce, ti ricordi? Che c'è il colonnello alla fine, la GW, la IA, e comincia a parlare di brutto della censura dei dati su internet, eccetera, eccetera, eccetera. Cazzo, nel 2002, il spoilerato è proprio... Secondo me la cosa più incredibile che ho mai visto in un gioco è stata Vabbè, ma non è quelle robe lì. così, no, ma che comunque noi occidentali non ci sappiamo un cazzo lì. Cioè, nel senso, io vedevo, cioè, sono dei film vecchi americani, facevo vedere, che ne so, tecnologie che loro già avevano in mano per non ci sono arrivati, ma anche solo piattaforme streaming come Netflix, per dire, no? Cioè Netflix, il boom c'è stato quando? C'è stato il lockdown, forse prima. Un po' prima, mi sa. Il boom è iniziato un po' prima. Ma Netflix esisteva già in America dal 2000, Minchia. quando hanno chiuso i blockbuster. E praticamente Netflix faceva così, te mandavi un'email con scritto che film volevi e loro ti facevano trovare il film. Pensate, pensate. Hanno creato il blockbuster online. C'è la fibra ottica, da me non è ancora arrivata, a Milano penso che è arrivata da 2 o 3 anni, 3-4 anni, Dai. Ora è arrivata il primo posto in Italia, poi da una decina d'anni, credo ormai la fibra ottica. sì, ma effettiva, cioè per dire, io mi ricordo che è arrivata, che ne so, arrivava fino a Bolzano, però non arrivava fino a via, cioè così, Ah, sì, quello è vero. Però, calcola, ad Ascoli ha messo i cabinotti della fibra, per me già 10, 12, 15 anni fa, ecco. Ma Vito, perché mi hai detto della PS5? Tu ti prendi la PS5? stavamo parlando di te e dicevi che forse vedi che la No, beh, con calma vediamo. Però un pensiero ce lo faccio. Sicuramente mo non c'è ancora roba. A parte il diver, che però è un po' un meme, nel senso non è, capito, il gioco che dici faccio un investimento perché c'è il divers. Però il divers sarebbe quel gioco che ci divertiamo a giocare un po' tutti. Ci potremmo giocare tutti, no? quello sì. Ah, ma vorrei prendere, io ci sono un gioco che sto aspettando da tanto tempo, che è una legge del genere. Sì, ci sta. E tra l'altro magari andare alla visione, adesso devo andare domenica, vado a mangiare con mio cognato e ci diverto, a venire a giocare, che è sempre quando ci giochi pazzeschi, e lui è sempre stato uno che è spanculato per i giochi single lui gioca tipo oppure giochi più impegnativi come può essere Il Resident Evil della situazione, no? Resident Evil, ma lui era mega nerd. Lui prima c'aveva un negozio di videogiochi, però vabbè, quando fatto lavoro, lo sai di cosa c'aveva prima? E basta gli Snake nel negozio. Oh, me lo ricordo Solid Snake in grandezza naturale nei centri commerciali. Quello di Metal Gear 2, vero? Giusto? Ma quel Metal Gear che forse un sacco di roba era quel sacco di roba che succedeva in questa casa che spassa il giocatore. Impegnatissimo, ma se conosce qualcosa, lui c'ha la Switch, Vabbè, vado avanti un pezzo a giocare, raga. dai, Sentiamo se ci siete dopo ancora rientro. ci diamo
bella. You will break. I will die first. Or you will. You're alive. Non hanno che l'ha fatto diventare così. You're safe now. Forget safe. If you came back from the dead, you need to do better than safe. You need to end this. Do you have weapons? Good. The Magister's probably in his chambers. You aren't curious how we got here? No. Alexius sent us into the future. This, his victory, his Elder One, it was never meant to be. I need to find Alexius and reverse the spell. If we can get back to our present time, we can prevent this future from ever happening. And mages always wonder why people fear them. No one should have this power. It's dangerous and unpredictable. Before the breach, nothing we did. Enough. This is all pretend to you. Some future you hope will never exist. I suffered. The whole world suffered. It was real. What happened while we were away? Stop talking. I'm just asking for information. No, you're talking to fill silence. Nothing happened that you want to hear. We need to find Alexius. I'm sure he'll be in the nicer parts. Castle?
Magister needs more power for his rituals. No! Let me, Linnea. Alexius can't have wanted this. Ma vada via il culo, va, non me lo potevi dire prima che erano le scorte, ma fanculo. Mi devo salvare di più. The breach! It's everywhere. The Elder One and his Venatori. They are the ones who opened the breach.
Notte, bro. Notte, Victor. Adios.
What became of Felix? Do you know? Yes, I know. And you're not going to tell me? You'll find out soon enough.
Magister's grown paranoid. He's barricaded himself in there and will not come out. What in Andraste's name is that? Hold on to it. I want to look at it later. Try to take them by surprise. Block the stairs! Elder One is interested in saving his followers. Where did Alexius find this? How did he even move it here? Can we open it? Perhaps. But it looks quite strong. How desperate and paranoid must he be? His servants must have a way through. He has to eat. Let's look around.
enchanter quickly. Block them from up! Go for some light reading.
What happened here? Somebody had very questionable taste. Good opportunity to look for higher Oh. ground. Kill the enchanter! Ciao. Sorry for interrupting your dinner. Ciao. Let's head back to the main hall. I think I know how we'll open that door. No. Affatto. Sono 1000 porte. Un secondo.
Adesso mi devo portare Varric. Puttana Eva che ho portato Solas, sono un coglione. Mi devo portare Varric, cazzo. Addirittura. No, prendi tu dove. T'affanculo voi ladri. Sono già stato qua, no? No? Progetto. How much damage did Alexius' spell do? Rifts tore apart all of southern Thedas, starting here. But whether that's his doing or the breach, who can say? Eccoci qua. Ma la dobbiamo battere qui anche nel nostro tempo, temo. Mi sa, perché adesso secondo me noi torniamo nella linea temporale corretta e dobbiamo riaffrontare lì. Alexius, it's time to answer for your crimes. And here you are. Dal figlio. I knew you would appear again. Not that it would be now, but I knew I hadn't destroyed you. My final failure. Was it worth it? Everything you did to the world, to yourself. It doesn't matter now. All we can do is wait for the end. It does matter. I will undo this. How many times have I tried? The past cannot be undone. All that I fought for, all that I betrayed, and what have I wrought? Ruin and death, there is nothing else. The Elder One comes for me, for you, for us all. Felix. That's Felix. Maker's breath, Alexius, what have you done? He would have died, Dorian.
I saved him. Please, don't hurt my son. I'll do anything you ask. Dateci l'amuleto. Noi dobbiamo tornare nel presente, cioè. Hand over the amulet and we let him go. Let him go and I swear you get what you want. I want the world back. No. Ah, così incasini tutto, Leliano, cazzo. Merda. Tutto? Immune a tutto? Bene. Ah, comunque non vedo un cazzo. No, tutte e due barriere, ragazzi, siete dei coglioni, no? Tu stai fermo. Tu stai fermo, tu fai... questo. Non c'è problema. Disattiviamolo. Lei ha massimo guardia, allora vai di attacca, vai. Spamma la bufferina qua, va? Cazzo, lui deve smettere di fare le mine di ghiaccio, lo deve smettere.
mezza pozione, zio. Ti sto distruggendo. E lasciando giocare loro. Vai. Oh. Vabbè. Buongiorno. He wanted to die, didn't he? All those lies he told himself, the justifications. He lost Felix long ago. Didn't even notice. Oh, Alexius. How do we reverse the spell? This is the same amulet he used before. I think it's the same one we made in Minrathous. That's a relief. Give me an hour to work out the spell he used, and I should be able to reopen the rift. An hour? That's impossible! You must go now! The Elder. You cannot stay here. We'll hold the outer door. When they get past us, it'll be your turn. Ma tanto questa è un'altra linea temporale. È meglio che muoiono qua, soprattutto l'Eliana. Se si crea un clone, un paradosso. I can't let you kill yourself for me. There must be another way. Look at us. We're already dead. The only way we live is if this day never comes. Sono d'accordo. Cast your spell. You have as much time as I have hours. Though darkness closes,
I am shielded by flame. Andraste, guide me. Maker, take me to your side. You move, and we all die! Fidati, è meglio così. È meglio così, non deve essere mai successo tutto questo. Vai tranquillo. Eccoci. You'll have to do better than that. Pazzesco. Tutto qui proprio no. Arrendetevi. Put aside all claim to Redcliffe, and we let you live. You won. There is no point extending this charade. Felix. It's going to be all right, Father. You'll die. Everyone dies. Well, I'm glad that's over with. Or not. Grand Enchanter, imagine how surprised I was to learn you'd given Redcliffe Castle away to a Tevinter Magister. King Alistair. Especially since I'm fairly sure Redcliffe belongs to Atlantide. Grandissimo. Your Majesty, we never intended... I know what you intended. I wanted to help you. But you've made it impossible. You and your followers are no longer welcome in Ferelden. But we have hundreds who need protection. Where will we go? I should point out that we did come here for mages to close the breach. And what are the terms of this arrangement? Hopefully better than what Alexius gave you. The Inquisition is better than that, yes? I suggest conscripting them. They've proven what they'll do given too much freedom. They have lost all possible supporters. The Inquisition is their only remaining chance for freedom. It seems we have little choice but to accept whatever you offer. Allora, io voglio portarmi a letto Cassandra, però questa volta no, questa volta non lo farò approvare lei, farò approvare Solas, perché non esiste, cioè prigionieri di cosa? No, no, no. Cioè i maghi devono essere liberi, che cazzo è? Offro un'alleanza. No, offro un'alleanza. We would be honored to have you fight as allies at the Inquisition's side. We'll discuss this later. I no, pray that stavolta the no. rest of the Inquisition honors your promise then. The breach threatens all of Thedas. We cannot afford to be divided now. We can't fight it without you. Any chance of success requires your full support. I'd take that offer if I were you. Affanculo Cassandra. One way or another, you're leaving. Disapprova molto. We accept. It would be madness not to. I will gather my people and ready them for the journey to Haven. The breach will be closed. You will not regret giving us this chance.
Cassandra sto giro va bene sesso con Cassandra, ma perché mai avremmo dovuto tenere come prigionieri? Di che cosa? Non hanno combattuto contro di noi, cioè non esiste. Poi io ho sempre sostenuto i maghi da primo Dragon Age perché è giusto, quindi stavolta no. Fatto approvare sempre Cassandra. Ma stavolta no. It's not a matter for debate. There will be abominations among the mages, and we must be prepared. If we rescind the offer of an alliance, it makes the Inquisition appear incompetent at best, tyrannical at worst. What were you thinking, turning mages loose with no oversight? The veil is torn open. Che adoro questa cosa. Addirittura potevi dirgli ho detto loro una bugia e fare il doppio gioco e Cassandra approverebbe poi di brutto. Meritano la libertà, sì. L'aiuto ci serve, sì. Però per far contenti anche un po' Cullen e Cassandra, io direi mettiamole alla prova. Se succedono casini, vediamo di metti delle sorta di nuovi templari. Però almeno mettiamoli alla prova. Give them their freedom for now. If they prove later they can handle it, impose restrictions. And how many lives will be lost if they fail? With the veil broken, the threat of possession. You were there, Seeker. Why didn't you intervene? While I may not completely agree with the decision, I support it. The sole point of the Herald's mission was to gain the mage's aid, and that was accomplished. The voice of pragmatism speaks. Here I was, just starting to enjoy the circular arguments. Closing the breach is all that matters. Cazzo vuol dire corvo? Sì, infatti ho visto cosa c'è in gioco. No, no, non facciamo cose strane qua. Ho visto cosa c'è in gioco. I got a taste of the consequences if we fail. Let's make sure we don't. We will not fail. We should look into the things you saw in this dark future. The assassination of Empress Celine. A demon army. Sounds like something a Tevinter cult might do. Orlais falls, the Imperium rises. Chaos for everyone. One battle at a time. It's going to take time to organize our troops and the mage recruits. Let's take this to the war room. Join us. None of this means anything without your mark, after all. Come vedete ci sono Nellino, cazzo vuol dire? Thank you. I'd be honored to help with the plan. Meet us there when you're ready. I'll skip the War Council, but I would like to see this breach up close, if you don't mind. Then you're staying? Oh, didn't I mention? The South is so charming and rustic. I adore it to little pieces. Sono felice che tu rimanga. There's no one I'd rather be stranded in time with. Adesso Future or esageriamo. present. Excellent choice. But let's not get stranded again anytime soon, yes? I'll begin preparations to march on the summit.
Make her willing, the mages will be enough to grant us victory. Quale marcia? Quali preparativi? Stai calmo. The Inquisition appreciates your assistance in this matter, Lady Corbin. And my miners appreciate your business. You'll have your lyrium by the end of the week. I should tell you, Ambassador, the Chantry raised some fuss when they learned about our arrangement. The Inquisition must certainly seem an audacious idea to the Grand Clerics. We hope to convince them it is a necessary one as well. The apothecary would like to know why you need so much death row. To do my job. Hello? Can I help you with something? I'll speak with you later. Travel safely. Mages. Lovely. They should have this breach sealed soon enough. I suppose their gold spends as well as anyone else's. Magic exists to serve man, and never to rule over him. Foul and corrupt. Good day. So we have gained the mages. Excellent. They should be able to seal the breach. You are certain you experienced time travel? Could it have been an illusion? A trick of the Fade? I know what I saw. It was real. What an amazing gift. It is vital the Inquisition succeed to avoid the future you witnessed. I'm surprised you're not more interested in your own future. I know enough. If that future happened, then I, and Cassandra, Cullen and the rest, failed to stop this Elder One. Speaking of which, you should ready yourself. For? This Elder One. You have now interfered with his plans twice. Once at the Temple of Sacred Ashes, and now again at Redcliffe. A being who aspires to godhood is unlikely to ignore such an affront. Hello. Goodbye. Sigrid can get that for you, sir. Una chiacchierata devo fare. The Inquisition supports free mages. What's next? Elves running Hallamsharal? Cows milking farmers? Give me time. I'm sure I'll surprise you. I suspect that's untrue. Unless you strip yourself naked and allow the Chantry to flog you into repentance. Now that would surprise me. I do wonder if you've considered what this support of yours will do. For mages in general, I mean. The Inquisition is seen as an authority. You've given Southern mages license to, well, be like mages back home. What would be wrong with that exactly? Nothing, at first. Thing is, the Imperium was once just like the South. Templars,
proper circles, all that rot. Then it changed. By inches. Not that this is reason to oppress us. Still, my homeland should be a cautionary tale, not a source of inspiration. It occurs to me that I barely know anything about you. Beyond my being a mage from Tevinter, you mean? Beyond that, yes. And beyond my being so charming and well-dressed, which is obvious to anyone. You certainly think highly of yourself. It's true. I could be more modest, but I'd be lying. Now, what was I talking about? Ah, yes, me. I am the scion of House Parvis, a product of generations of careful breeding and the repository of its hopes and dreams. Naturally, I despised it all. The lies, the scheming, the illusions of supremacy. That's Tevinter in a nutshell, isn't it? Needless to say, my family was not happy with my choices. What do you mean by generations of careful breeding? The great families of Tevinter don't have children. They refine traits, weed out the undesirable, and promote the rest. My mother was chosen for my father because magic runs strongly in her blood. Never mind that they loathed each other. They wanted a son who could become Archon to make House Parvis the envy of the Imperium. They got me. A cautionary tale that you should be careful what you wish for. I'm getting the impression that you don't care much for your homeland. On the contrary, I care for my homeland a great deal. There's so much potential. Sadly, we squander it. We refuse to acknowledge how far we've fallen because pretending is easier. We pretend the Canary can be beaten. We pretend that we're superior to everyone, even our own people. Not everyone feels that way. I don't. Sadly, we're the minority. It just seems so much of what you say about the Imperium is entirely negative. It might sound that way. For all our faults, my people have many virtues. We are laden with history and culture. Tevinter is where Thedas truly began, remember? We treasure our past and preserve it. You can walk down a side street and find nothing built during the modern ages. And despite appearances, we care. Deeply. About everything. We have no reserve, not in war and not in love. If I truly believed my homeland was beyond all hope, I wouldn't miss it so much. Why would your family be upset with your choices? Because I rejected their idyllic plan. If they had their way, by now I'd be married to some unlucky girl from a powerful family. We'd live in luxurious despair, despising each other as I waited to take my father's place in the magisterium. I declined the honor, and thus it's best I'm far from home. Less of an embarrassment that way, you see? Why remain with the Inquisition? Why not go back to Tevinter? I'm not exactly welcome back home. Not that it matters, I'm quite accustomed to being a pariah. It adds to my charm. I can do more for Tevinter here. If the Venatori succeed, it'll set my homeland back 1,000 years. I'm sure some magisters would disagree, but that's why we kill them. I think I've heard enough. That's too bad. I never tire of talking about myself. Non ha dato neanche un'approvazione. Have you gone to see Alexius yet? He's in the cells. Yet no. I saw him before they locked him up. He looked despondent, broken. Not the man I remember, nor the one I want to. I suppose the Inquisition will judge him eventually. I wonder if there's any chance they'll show him mercy. He hardly deserves it, but for Felix's sake. I can't help hoping there's something left of the man I once knew. Did you know we're actually related, Inquisitor? Related? Oh, not first cousins or anything like that. Can you imagine? You're a Trevelyan, however, and somewhere in dank nethers of my family tree, there was also a Trevelyan. Perhaps he was even the one who ventured to Ostwick to establish the branch.
We are talking long ago, of course. Non ci vado a letto con gli uomini, porco Dio. Learn something new every day. Nice, isn't it? Like being at a quality library, provided you're not the one stocking the shelves. I'd like to ask you about Tevinter. Ah, yes. Everyone outside the Imperium always seems quite fascinated by it. Probably why they come up with so many ridiculous tales. Flying cows over Minrathous. It's madness. All right, that one's actually true, but the cows didn't have wings. I digress. Anything in particular you wanted to know? Just how often is blood magic used there? Oh, not at all. Not at all. That's what any Magister would tell you. They'd be convincingly offended by the notion, too. Of course, what people call blood magic here, and what we consider blood magic, are two different things. What's considered actual blood magic in Tevinter? Blood magic isn't inherently dangerous. Using your own blood or that of a willing participant, what's the harm? The problem is that what's permitted only gets you so much power. And what if you need more? You always need more. That's where we get into sacrifices and demon summoning. None of that is done. Not officially. Behind closed doors, it's a different story. Real blood magic can give you an edge, a leg up against your opponents. It's safe to assume that any mage of rank does it. The rest are quietly shut out of power, to put it bluntly. You'd think the Templars would object. I imagine they did, long ago. Once, their investigations might have been sincere. Then their balls were cut off. Too inconvenient. Nowadays, only the friendless are accused. Most of them probably innocent. There must be some mages who oppose this. Of course. I do. And I'm not entirely alone. Occasionally, there'll be a Magister who makes noise, and then the reform talk begins. They're very patriotic. Meanwhile, that Magister will be quietly shunned. Chances are, surprise, it's learned he was a Maleficar. Maleficar. Most learn to keep quiet. Me? I enjoy the allure of pariahhood. Anyone who talks about the Imperium mentions slavery. It's the center of the slave trade. Ah. That is true. And did you have slaves? Not personally, but my family does and treats them well. Honestly, I never thought much about it until I came south. Back home, it's how it is. Slaves are everywhere. You don't question it. I'm not even certain many slaves do. You think slaves like it that way? Don't be ridiculous. I didn't say they like it. It's all most of them know. In the south, you have alienages, slums, both human and elven. The desperate have no way out. Back home, a poor man can sell himself. As a slave, he could have a position of respect, comfort, and could even support a family. Some slaves are treated poorly, it's true. But do you honestly think inescapable poverty is better? At least they're free. They don't have slavery forced on them. You think people choose to be poor and oppressed? I doubt it. I don't know what it's like to be a slave, true. I never thought about it until I saw how different it was here. But I suspect you don't know either. Nor should you believe that every tale of Tevinter excess is the norm. It seems strange that an entire empire would be ruled by mages. I find it strange that your mages don't rule anything at all. Actually, the fiction in the Imperium is that mages don't rule. The Magisterium rules. That magisters are all mages is considered a convenient technicality. I thought the Archon ruled over the Imperium. Well,
yes. Technically, he can overrule laws passed by the Magisterium, but that never happens. Even so, he gets to appoint new Magisters, which means all the families vie madly for his favor. Thus, the Archon gets invited to all the parties. The truest path to Tevinter influence, let me tell you. What is the Magisterium exactly? The upper house of the Imperial Senate, and the only part worth having a seat on. Those seats are split among the circles of Magi, the Chantry, and the major families. All majors now. It's odd that outside the Imperium, you use Magister like it applies to every Tevinter mage. If you're not a Magister, then what are you called? No special title? I'm an Altus, which is almost as good as a Magister, depending on who you ask. I've never heard of an Altus. Upper class. Those families who trace descent from the Dreamers, the first prophets of the old gods. If you're a mage and you're not Altus, then you're later, lower class. If you're not a mage at all, you're Soperati. That's everyone else. We do love our fancy words. If it's a fiction, that means mages do rule then. Yes and no. Let me put it this way. Mages do rule, but not all mages are equal. If you're not from the right family, chances are you don't rule anything. Maybe you're even a slave. The idea that anyone could be a mage, however, keeps the masses placated. Can anyone be a mage? Technically. The potential runs mostly in bloodlines, but it's been known to happen. More importantly, commoners believe it can. Tevinter legend is chock full of mage heroes from humble origins. So they hold out hope. Someday my son or my son's son will be a mage. Someday. Poor sods don't realize that means he'll be a quaestor at the arse end of the 100 Pillars, at best. Being a quaestor isn't a good thing. I imagine the average non-mage likes to think so. Counting numbers and shuffling papers all day is better than many occupations after all. If you're a second-class citizen among a pack of piranha, however, your outlook changes. You know where I'll be. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood the makers will. Your open support for the mages likely earned you enemies. Our agents will monitor the situation. If the most opposed can be identified, we may still turn this to our advantage. You're not planning assassinations, are you? I was planning to unleash Josephine on them. She kills with kindness. Regardless, I applaud you for the courage to stand up for the mages. In Redcliffe, you sacrificed yourself so that I could return here. Of course I did. One small life in exchange for a second chance at history. I always loved a bargain. It was still a sacrifice, and still noble. And I would do it again. Back to work. The Mage Rebellion joins the Inquisition. I've got to admit that's a twist I didn't see coming. One thing you saw in the future worries me. I mean, it was all bad. But red lyrium in Ferelden, infecting people and growing out of them, that's bad. Finding more of it really punches a hole in my red lyrium at the temple was a coincidence theory. How long does it take for red lyrium to grow? How fast can it spread? It took years to infect people in Kirkwall, but no one there was actually ingesting the stuff. This Elder One managed to take the worst thing I can think of and make it worse. That's an accomplishment.
We can't leave a single piece of that lyrium out in the wild. No, non ti tenevo lì, non ti tenevo al mare, l'antico. I've got people trying to find out where the red stuff came from. I think maybe we should make that a priority. But that's enough doom and gloom. You just won a big victory for the Inquisition. What are you going to do to celebrate? That's a good point. We should celebrate. A banquet. Something like a banquet. Word to Josephine, and I bet she could arrange anything. Things should be calm around here for at least the next hour. Take a moment to enjoy it. If the world's about to end, I'm sure the Seeker will let us know. Andiamo a rabbonirci un po', la povera Cassandra. Aia. And what are we supposed to do, exactly? What you always do. Complain. We've already spoken with Commander Cullen. No one listens. We want better quarters. We want the Templars kept at a distance. And some respect for... This is not the Circle. You mages are our allies, not our wards. Act like it. How are we supposed to... Deal with it. It never ends, evidently. Is there an issue with the mages? Can I help? The mages are here as equals. They need to get used to what that means. It is your doing, after all. You created this alliance. Well, I hope it works. What other choice do we have? Oh. I do sound like I'm blaming you, don't I? I don't disapprove. In fact, you did well. You made a decision when it needed to be made. And here we are. I wish I could say this was my doing. You're flattering me. I'm not. This always happens. Nobody ever takes my meaning. You should see your face. I'm thinking less flattering things now. Let's hope the breach has your sense of humor. Tu devi approvare, Cassandra. Devi approvare. Do you need something? I have some more questions. Why am I not surprised? Tell me about your brother. I would prefer not to speak of Anthony. Another time, perhaps. Another time, then. Good day to you. Tell Master Thread the new blood.
something, let me know. You need something, let me know. You need something? Let no. You need something? Let me know. Ciao Beppe, come butta? Oh Beppe, mi sono fermato a coso a- al garage da aprire, ufficialmente. Io ho preso il secondo pezzo elettrico per aprire le prigioni e prendere la tessera. Tu dove sei arrivato? Io mi sono fermato lì perché è un troiaio, cioè era troppo tardi. E tipo nero non è morto, eh? Ti ricordi? Ci ho provato a ammazzarlo di brutto
salvando e combattendoci e non sono riuscito a farlo fuori. 128 dps. Certo, questa è una merda questa. E se diamo una bella arma a lei. E ma sai che quel tale che ha finito il gioco, c'era uno in chat che non mi ha spoilerato niente di che, ma aveva finito il gioco tipo tre volte e dice che era possibile farlo fuori, secondo lui. Se hai visto quando gli spari in testa, dopo un po' si butta giù e tu lì lo puoi colpire in testa 1000 volte. Se tu c'hai abbastanza colpi della Desert Eagle, forse lo puoi ammazzare. Oh, più 5 costituzione, guarda qua, guarda qua. Oltretutto, oltre che IPS dà anche difesa in mischia, mamma mia. Vai di drachite, godo. Ok, qua solo cambia niente qua. Questo colore qua è carino, dai. Credo. No, ma in realtà anche di ferro. Oh, cosa mi tocca leggere? 9 costituzione. Ah, ok, 4 quindi. Ok, ok. Costituzione. Vai. Giusto prima mettere prima del tank. Looks fine. Che salto di qualità. You need something? Let me. Cazzo, non ce l'ho. Time then. C'è uno slot runa qua. E posso fare di meglio.
per niente. Andiamo a You mettere need una something? Let me know. Cazzo dici? Il materiale della runa ce l'ho. Another time then. Eccola qua. Ma mi manca una pietra runica intonsa per poterla fare. Another time then. Taffa il culo. The veil holds no uncertainty for her, and she will know. Comunque è stata una figata, Beppe, arrivare fino a lì. Sono riuscito da solo a fare tutto l'orologio, la cosa. Non so neanche come, ma... Taken all of us by surprise. We must. He compromised the revelation. Charter, you're free, lady. Finalmente. Finalmente. Good day to you. Vedremo, dai. Figo. Sa che è data tipo un'ora che sto tipo parlando con tutti in questo gioco. Penso. Un'ora, penso. Sono 1000 discorsi da fare con la gente, approfondimenti, è una cosa... Allora io ho imparato a fare... Ah, eccola qua. ...133 114, allora 133 114 113 lui l'altro mago, vabbè, non lo uso, lui non lo uso, 89 e Varric 93, minchia, mamma mia, mio dio, qua c'è da craftare ancora di brutto. A sto punto anche per me 102. Nothing? Let me know. Eccola. Andiamo a vedere un attimo questa.
Cosa vuol dire buona oscura? Non c'è la cura quando uso la pozione? Vabbè, difesa magia. Non ci siamo. Non ci siamo, aspetta. Non mi piace, allora. E chi me li dà più 8? Aspetta, ma sono i gambali? Da paladino. Need something? Let me know. Quattro forza. No, bisogna vedere cosa si può montare su queste armature, allora. Se no, non va bene. E come faccio a saperlo, scusa? Questo dovrebbe andare bene per il mago. Ok. Quella. Chi cazzo è Montone Augusto? Apprendista. Chi lo sa se poi c'è lo slot quello. Ah, però posso rifare i bracciali per giugo da apprendista. Cambiare arma, infatti, ma non mi interessa. Se gliela cambio. Per ora non gliela faccio. You need something? Let me know. Per ora non gliela faccio. Appreciate your assistance in this matter, Lady Corbin. And my miners appreciate...
Cosa vuol dire ogni raccolto? Questi. Questo non l'ho sbloccato io. Che spreco però. Ah, ecco, me ne era nascosto. Sta fuori. Ore. Pezzi di merda. Let's see what we have.
so se farlo ora. Adesso che farò un piccolo giro nelle terre centrali. Tutti level up. This might interest you, sir. What is it? This could help us. E allora no, se devo fargli level up a tutti e tutto e sbatti. Ci devo pensare un po'. Quindi andrò avanti tomorrow. Per forza. See you tomorrow.